Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, e le tendenze energetiche disponibili per amore e affetti del secondo semestre 2026. Abbiamo la carta del matto, amici del Sagittario, periodo di nuovi inizi, potrebbero essere nuove relazioni, nuove storie o conoscenze semplicemente che iniziano, e per qualcuno la carta del matto potrebbe fare anche riferimento a dei figli. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con il mondo. Abbiamo un 2 di bastoni, l'imperatore, la sacerdotessa, un 6 di coppe, un 4 di pentacoli e l'appeso. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere la scansione temporale degli eventi, cioè di quello che vi ho detto qui andiamo a vedere quando potenzialmente si può avverare, si può manifestare. Allora, partiamo con questo mondo, che per qualcuno potrebbe essere o la chiusura di un ciclo, piuttosto che un trasferimento, piuttosto che l'arrivo ad un risultato. Abbiamo un 4 di pentacoli che avete già qui, un fante di pentacoli e un 4 di coppe. Io ho la sensazione che qualcuno abbia chiuso un capitolo qua, o sia in procinto di. In realtà sento come se non è che fosse risolto, ma con questi 2 4 al contrario ci metteste una pietra sopra. Ho un po' questa sensazione, cioè come se copriste un po' qualcosa. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 2 di bastoni e 9 di coppe. C'è come una sorta di indecisione sul se restare così come siete, perché qui ho questo 9 di coppe che mi dice che così male poi alla fine non state, oppure con questo 2 di bastoni ripetuto 2 volte c'è qualcuno che vorrebbe qualche cosa in più. La sensazione che ho con questo fante di pentacoli al contrario è che non ci sia come quella voglia di applicarsi. Perché comunque il 4 di pentacoli è al contrario, mi indica una forte chiusura, una forte staticità. Qualcuno potrebbe avere a che fare con il fatto che qualcuno non si voglia muovere, non si voglia trasferire, non voglia qualcosa, sapete?
Però comunque c'è questo pensiero del sono sicura o sicuro oppure no, perché c'è la voglia di guardare avanti. Andiamo a vedere l'imperatore. 3 di bastoni. E matto. C'è la voglia di andare avanti, c'è la voglia di iniziare qualche storia, qualche relazione, qualche nuovo percorso di vita. C'è anche un imperatore, ragazzi, quindi potrebbe esserci proprio una persona fisica con la quale volete iniziare. Non ho per adesso. Ah beh, c'è un 6 di coppe. Per qualcuno questa persona potrebbe essere nuova, per qualcun altro invece potrebbe essere del passato. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 8 di pentacoli e 6 di spade. Sento come se foste focalizzati sul lavoro, su qualche cosa che c'è da fare a livello di quotidianità. Abbiamo anche un imperatore, mi parla di qualche cosa che viene fatto con costanza, e con questa carta della sacerdotessa ho come l'idea, perché è accompagnata da un 8 di spade. Io ho come l'idea che la vostra visione al futuro, di cui parlavamo qui con questo 2 di bastoni, non sia proprio lineare. Cioè, avete l'8 di spade, c'è qualche cosa che vedete negativamente e può essere o inerente a questa persona nuova che andrete a conoscere o inerente a questa situazione che secondo me è già in piedi con questo 6 di coppe. Andiamo a vederlo. Cavaliere di spade. E re di bastoni. Io credo che qui possa tornare alla carica o tornare alla carica perché avete il cavaliere di spade. Diciamo che potreste reincontrare, o quella persona di cui stiamo parlando potrebbe essere una persona che avete conosciuto tanto tempo fa, con la quale c'è un legame, e ho come la sensazione che ritorni un po' alla carica in modo deciso, mi verrebbe quasi da dire. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli, perché vi sento molto sulle vostre, e in effetti la stesa finisce anche con la carta dell'appeso. Probabilmente questo è un periodo dove riuscirete a vedere le cose da un altro punto di vista. Ragazzi, abbiamo un asso di spade e un papa, non l'avrei mai detto. Potrebbe venir fuori qualche tipo di chiarezza mentale su un equilibrio, su come mediare su una situazione. Potrebbe essere che qualcuno parli esplicitamente degli obiettivi che si vogliono. Può anche essere che qualcuno riveli che in realtà è sposato o è sposata. Andiamo a vedere l'appeso. Se non è sposata può essere impegnata, adesso io dico sposata perché c'è il Papa, però cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. 6 di pentacoli e 7 di pentacoli. C'è comunque qualche tipo di accordo, qui. Cioè io ho come la sensazione che questo appeso, dopo questa rivelazione, che può essere anche, come vi dicevo, il punto medio, un qualche cosa, perché comunque tenete presente che il Papa è l'archetipo del maestro. Può essere che ci sia come anche una chiacchiera illuminante con qualcuno, con un terapeuta, potrebbe essere anche semplicemente qualcuno che, non lo so, incontrate in metro, vi mettete a chiacchierare e vi dà quell'informazione che a voi illumina la mente.
Sì, però io ho la sensazione che c'è comunque qualche tipo di accordo tra voi due, sia che la persona sia nuova, sia che la persona effettivamente sia ehm, già conosciuta da un po'. Non ho la sensazione che sia proprio un ex. Cioè ho come la sensazione che sì, potrebbe esserci stato magari un avvicinamento, qualcosa, però non so se è già stata ex questa persona per voi. Anzi, vi dirò che per molti è una persona magari per la quale già nutrite un forte affetto, ma che non avete mai preso in considerazione come un potenziale partner, per esempio. Se dovessimo parlare di famiglia, io ho come la sensazione che abbiate dei temi in sospeso che vogliate concludere prima di dedicarvi ad altro. Ehm, Può essere anche per quello questo 6 di pentacoli, come se ci fossero delle cose da regolarizzare, delle cose da ricalibrare o riequilibrare. Se parlassimo invece di amicizie, io scusate, torno un attimo indietro alla famiglia. Qui ci potrebbe anche essere un tema tra fratelli, secondo me, per qualcuno. Cioè io ho come l'idea che ci si debba parlare chiaro e trovare un punto di incontro, mettendovi uno nei panni dell'altro. Se dovessimo parlare di amici, sento che potrebbe essere un periodo dove sì, vi capiterà di reincontrare qualche vecchia amicizia, qualche vecchia conoscenza. C'è effettivamente due volte questo matto, che normalmente in una stesa d'amore fa riferimento proprio alla nuova storia, alla nuova relazione. Quindi io sì, vedo qualcuno di nuovo e vi dico che potrei anche vederci qualcuno di vecchio, cioè nel senso che abbiamo due di bastoni. Quindi può essere che questo mondo faccia riferimento a qualche cosa che non è ancora stato concluso e in questo periodo entri come una vecchia amicizia a fare capolino. Potrebbe anche essere con queste carte che se la persona del passato per voi è importante, potreste dire alla persona nuova come stanno le cose, cioè che voi state già frequentando qualcuno o siete già impegnati. Non lo so, qui tra l'appeso e poi il sette di pentacoli c'è come da rivedere un attimo la situazione, secondo me, rivalutarla. Come vi dicevo, anche il 6 di pentacoli, ricalibrarla, riequilibrarla. Va bene, andiamo a vedere mese per mese. Temperanza, quindi qui ci potrei vedere le ultime carte là in fondo. Asso di bastoni, sette di spade, re di bastoni, quattro di spade e sei di coppe di nuovo, caspita. Allora, qui è molto semplice da interpretare, ragazzi, perché abbiamo una carta mese, ok? Quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Allora, questa temperanza al contrario mi fa un po' pensare al fatto che potrebbe essere un momento, luglio, dove c'è da guarire, c'è da curare un certo punto di vista, mi verrebbe da dire.
Andiamo a vederla. 2 di coppe, imperatore, 4 di spade, cavaliere di bastoni, il sole e il 7 di bastoni. Potrebbe esserci un incontro importante con questo imperatore già a luglio. Vi dico, c'è anche un matto, quindi può esserci come l'inizio di una storia. Secondo me è qualcuno che potrebbe essere amico o amica, e qui ci rivedo questo 6 di coppe, questa... sì, con il 6 di coppe c'è proprio una relazione genuina ed è un po' la stessa energia del sole qui. Quindi potrebbe esserci come questo incontro, questo momento gioioso, giocoso, di sincerità, di onestà. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Perché è come se agosto poteste o fare una scelta, fare una... a me viene da dire comunicazione perché vedo qua questo asso di spade e poi adesso si sono girate temperanza e asso di coppe. Ho come la sensazione che ci sia questo nuovo inizio di cui ci parla il matto, potrebbe proprio essere ad agosto, potrebbe essere un qualche cosa di equilibrato, però ci sono asso di bastoni e asso di coppe, e secondo me può essere proprio questo amore del matto di cui vi parlavo prima, è come un po' se risanasse il cuore. Guardate, se siete single ci può essere proprio questa nuova conoscenza tra luglio e agosto, o questo nuovo inizio tra voi e una persona ad agosto. Se siete in coppia, io sento che potrebbe sollevarsi qualche tema inerente ai figli, inerente al dove andiamo, che cosa vogliamo dalla relazione. Andiamo a vedere il 7 di spade, perché questo è settembre e il 7 di spade mi indica avidità. Abbiamo un cavaliere di spade che rivedo qua. E cavaliere di pentacoli, cioè avete i 2 cavalieri, uno il più lento e l'altro il più veloce dei 4, ed è interessante perché anche qui vengono fuori 2 figure, una lenta e una veloce, e qui abbiamo i 2-2. Cioè io credo che qualcuno di voi stia frequentando entrambe le persone, magari a livello solo di amicizia, però che alla fine è un po' come se fosse soddisfatto o soddisfatta delle relazioni che si stanno costruendo così come si stanno costruendo. E il 7 di spade potrebbe indicarmi infatti il fatto di voler rimanere così, con tutte e 2 queste energie. E anche qui abbiamo 2 assi, non è detto effettivamente che siano ehm, lo stesso inizio. Uno potrebbe essere un inizio più passionale, l'altro un inizio un po' più romantico. Andiamo a vedere il re di bastoni. Giustizia e 4 di pentacoli. È come se a ottobre voleste intervenire e mettere delle regole alla situazione. Potrebbero esserci delle cose da dover cambiare, magari il momento dove vi vedete, piuttosto che il luogo. C'è come da mettere in chiaro delle cose, come se definiste certe cose, e se è un po' che vi frequentate, potrebbe essere che verso ottobre ci sia tra il Papa e la giustizia qualche questione burocratica da mettere a posto. Qui per qualcuno si tratta di una compravendita di una casa, con un 4 di pentacoli, come se ci fosse da intervenire in questo senso. Andiamo a vedere il 4 di spade. Tre di spade, e 7 di pentacoli.
Può esserci un momento particolare a novembre, io sento. Allora, ragazzi, io mm, mi faccio sempre un sacco di scrupoli a parlare di certe cose nelle letture collettive, perché giustamente io non vi conosco uno per uno, non so chi c'è dall'altra parte, non so quanto vi fate influenzare da quello che io dico, ma prendetela veramente come un'indicazione, così ve la butto lì, ok? Però ho come l'idea che a novembre per qualcuno potrebbe esserci qualche tema inerente alla salute. Ve lo dico perché è forte la sensazione che ho, quindi secondo me è importante che lo dica. Potreste dovervi prendere proprio un tempo di riposo. Io ho la sensazione che potrebbero essere le gambe, che possa, non lo so, poi mm, non focalizzatevi neanche troppo su questa informazione, ok? Basta, la smetto. Ok, andiamo a vedere se di coppe. La mente crea. L'energia, quando si focalizza su un punto, lo espande. Non importa se sia un pensiero positivo o un pensiero negativo, semplicemente lo espande. Quindi non ci pensate neanche troppo. Allora, 2 di pentacoli per il 6 di coppe, di nuovo un 2 e 8 di coppe. C'è questa energia del passato qui che è come se fosse sempre con voi. Ehm, Vi dico, dicembre, secondo me questa situazione un po' ambivalente potrebbe continuare effettivamente, anche se vi dico che con questo 8 di coppe non vi soddisferà tanto. Cioè potreste sentirvi appagati magari all'inizio del periodo, perché qua abbiamo comunque un 9 di coppe e qui potreste sentirvi bene come pieni. Sento che una delle due parti potrebbe riempire il lato ludico, divertente, magari fate cose insieme, andate, non lo so, in giro, cose così, mentre l'altra persona potrebbe riempire di più il lato emotivo, il lato amoroso, diciamo. Ed è un po' come se tra tutte e due queste energie voi vi sentiste pieni, completi. In realtà, anche se guardo la giustizia, sento che, diciamo, nell'autunno, perché probabilmente con questo 7 di spade vi toccherà raccontare qualche frottola, ed è come se in autunno decideste, da che parte andare. Fatemi sapere poi come vi risuona la lettura. Comunque, nel caso fosse una storia sola e che questi due assi fossero della stessa persona e via dicendo, devo dire che da ottobre in poi c'è come una definizione di qualche cosa. Io sento che qui si tratta di rivedere un po', e rivedo anche questo appeso, di rivedere un po' gli equilibri della vostra vita in particolare e di quello che potrebbe essere la vita di coppia. Andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, allora questo oracolo vi dice di essere chi rincorre in una relazione di codipendenza, e potrebbero anche esserci dei temi con la paura di essere abbandonati. Probabilmente per quello che avrete o manterrete queste due energie intorno a voi, in modo che se una delle due vi abbandona come voi avete paura, avete sempre l'altra su cui, tra virgolette, ripiegare. Sostegno e non giudizio.
Ragazzi, io sento che... mm, allora, quando io ho detto quella cosa prima, del fatto del ripiegare, ho sentito come... Ups, poi sono stata zitta, però è come se qualcuno mi avesse detto, non importa se questa cosa sia giusta o sbagliata, ognuno sopravvive, ognuno si arma a proprio modo, con gli strumenti che ha. Se voi avete questa paura di essere abbandonati e ne siete consapevoli, un modo per navigare questa paura, per attenuare questa paura, potrebbe proprio essere quella di mantenere più porte aperte e non è giudicabile, cioè è il vostro modo di affrontare una paura. Sarebbe meglio andare in terapia, probabilmente, però è così. E qui anche, è come se fosse il vostro modo di sostenervi, probabilmente. Che interessanti queste due carte. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuonano. Ehm, se per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail e se volete farlo per conto vostro vi potete abbonare al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però in più ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di come trascendere l'ego, di come aprire il terzo occhio, insomma, ci sono una serie di informazioni che praticamente sono tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai... Pensavo di arrivare fino alla fine, ma non ce l'ho fatta. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist, ma sono numerate dall'1 al 4 perché ce n'è una che è suddivisa in 3A e 3B, perché quelle sono da guardare di pari passo. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!